Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy, con Fulvio e Piero, due voci, due mondi, un solo ritmo. Benvenuti cari amici di Radio Centro Web, di Smart and Healthy. Siamo in una nuova puntata, Siamo in una nuova puntata, anche se poi è vero, sì, siamo mercoledì 22 ottobre, 15:05, 15:07, almeno qui da me, da Piero non lo so, caro Piero, 9 del mattino, buongiorno, buon pomeriggio a te, qui sono le 10 del mattino più o meno, 9-10 del mattino, dipende poi dal momento in cui iniziamo a registrare l'episodio, per cui comunque mattina. Beh, a registrare, insomma, noi siamo in diretta, ma ci facciamo una copia di fine è una sorta di registrazione. Poi noi ci facciamo una registrazione sia per il backup, lo spieghiamo, se no dice oh ma che fanno questi? e poi anche per il podcast, perché se uno se la vuole sentire noi dobbiamo registrare la diretta, se no evidentemente non la possiamo recuperare. No, alla fine o la becchi nel momento in cui la fai oppure non la recuperi. Esatto, ma è un po' come 2 settimane fa andai tre, siamo era il 12, sì, il 4 e 5 di ottobre, 3 settimane fa, 2 settimane e mezzo fa, andai a Viareggio per i campionati italiani cadetti di atletica e abbiamo fatto un convegno che è andato sia in presenza che online, dove io facevo da regista, insomma, non ho parlato io, convegno sull'atleta, non ho parlato io, e mi hanno chiesto, ma il convegno è stato registrato? Non lo so, ma non perché non lo sapessi, ma perché l'amministratore dell'account non ero io facevo in modo che si facesse, che venisse proiettato le slide, e chi era collegato da casa sentisse tutto perfetto, ma non mi sono preoccupato della registrazione. La registrazione è stata fatta, quindi nessun problema. Ma ammettiamo che avessimo ammesso che la registrazione non fosse stata fatta. Chi era... Lì sarebbe stato un problema. No problema, vabbè, chi era collegato e chi era in presenza ha visto il convegno, ok, ma chi lo volesse vedere, come viene detto ora, on demand, non avrebbe potuto. È il vecchio indifferita, quando si avvicina si dice indifferita. Esatto, indifferita, sì. Oppure come quando eravamo all'università che registravamo tutto. Vabbè, è così. Quello però serviva per ricordarci che cosa avevamo sentito d'accordo. È come quando eri a scuola e prendevi gli appunti delle lezioni. No, lì non potevi registrare ovviamente, ma sì, oddio, non potevi registrare un paragone. Non lo so, ufficialmente non potevi registrare. Ma siamo sicuri che non potevamo registrare? O non lo sapevamo? Perché allora io ho saputo di poter registrare all'università, però avessi saputo che comunque esisteva un registratore per registrare, l'avrei fatto anche alle superiori, ma a 14 anni. Allora, il Walkman, buona parte di quelli che erano i Walkman, senti che cosa ti vado a citare, avevano anche la possibilità di registrare, se ti ricordi. Sì, no vabbè, però sai, a 14 anni non ci pensi, dai. Dipende. Ci pensavi che a registrare le lezioni alle superiori? Qualcosa ho registrato, sì. Ah, ok. Allora sei stato qualcosa ho fatto.
sei stato un secchione. Mica tanto, perché comunque sono stato segato 2 anni, per cui non... Vabbè. Comunque, Non ti preoccupare. no, vabbè, comunque, banda alle ciance, partiamo con questa nuova puntata di Smart Energy, ma è un po' come le puntate di cortocircuito. Noi siamo in pura diretta alla grande, ma poi registriamo, che sennò non potremo farle sentire in podcast, tutto qua. Solo che no, era per dire, noi siamo in diretta, ma c'è chi, per esempio, i podcast puri, cioè noi abbiamo una traccia scritta, abbiamo dei punti salienti più o meno di cui parlare, anche se poi divaghiamo sempre. Quello è normale, quello è lo standard. Ma pure perché siamo noi, ma ci sono molti podcast che sono solo podcast, dove hanno una traccia scritta, uno script, si dice in gergo tecnico, e hanno proprio i dialoghi scritti, come se leggessero un copione. Quello è un podcast puro, nudo e crudo puro. Sì, però mi sembra anche un po' esagerato, nel senso... No, vabbè, è il format in quella maniera. Noi facciamo più una chiacchierata e basta, insomma. A proposito di chiacchierata, come si diceva settimana scorsa, non l'abbiamo detto settimana scorsa, ma tanto lo ribadiamo ora, per altri 5 anni Gianni governerà la Regione Toscana, rimane feudo della sinistra per quanto riguarda... È giusto, nel senso è l'espressione del popolo che ha voluto così, ma va più che bene. Dei pochi, perché c'è stato un assenteismo incredibile, però questo ripartiamo un attimino a parlare, visto che si è cominciato un po' il discorso, un pochino su quello che dovrebbe essere fatto per cambiare un po' le cose, perché poi anche quello è un po' il punto di tutta la situazione. Diciamo che sia in Italia come negli Stati Uniti, poi sostanzialmente chi è al governo, chi è al potere, tra virgolette, fa di tutto per mantenere poi la sedia e i guadagni ed eventuali pensionamenti anticipati e quant'altro. L'altra volta si diceva di come in Italia poi sostanzialmente l'unico modo per far cambiare un pochino le leggi per far cambiare un pochino la situazione sia il cambiare proprio la legge completamente, nel senso che sostanzialmente andrebbe cambiata la legge elettorale. Negli Stati Uniti la situazione è più o meno simile, qui in questo caso non andrebbe cambiata la legge elettorale, ma andrebbe cambiato il modo in cui i candidati e i 2 partiti principali gestiscono una cosa, perché poi sostanzialmente chi sente parlare di elezioni in America sente parlare solo ed esclusivamente di Partito Democratico e Partito Repubblicano, il che sostanzialmente è più o meno la realtà delle cose, tranne che per il fatto che poi quando ci sono dei partiti tra virgolette emergenti, come è stato nel caso delle ultime elezioni, vengono sostanzialmente zittiti dal fatto che non ne viene parlato minimamente, cose del genere. Quindi indoviniamo un po' perché andrà a votare la gente. Purtroppo, perché... Però ora, a parte inverse, no? Ma Kamala Harris avrebbe fatto meglio, vabbè, meglio ci può poco, ma meglio di Trump. Ora meglio di Trump non ci vuole una scienza per farlo. No, esatto. Sai, allora il discorso è anche questo. Qui negli Stati Uniti ci sono determinati interessi economici dietro ai candidati che potenzialmente influenzano molto le azioni dei candidati stessi, ma quello anche in Italia sì. Ma quello è dappertutto. Però quello è dappertutto. Potenzialmente influenzano le azioni dei candidati stessi. Il fatto che per esempio durante l'intera amministrazione Biden non sia successo niente per quello che riguarda il discorso della Palestina, piuttosto che
mi fa pensare che sinceramente lei non avrebbe fatto così tanto. Ma magari avrebbe fatto meno danni ma meno azioni. Meno danni? Dipende da che cosa intendi per meno danni. Beh, tutta la questione dei dazi magari non avrebbe tirato fuori, tanto per dirne una. Ah, no, vabbè, sì, probabilmente avrebbe fatto le mosse in maniera un attimino più intelligente. Ora, c'è da dire anche che l'attuale governo Trump sta cercando di andare, diciamo, verso un'autocrazia, perché chiamarla dittatura per il momento è ancora troppo presto, però quella è la direzione verso cui sta cercando di andare in tutti i modi possibili e immaginabili. La Harris probabilmente non ci sarebbe andata più di tanto, su questo non ci sono dubbi. Da lì però al dire che avrebbe fatto poi così tanto meglio, non avrebbe fatto peggio, non avrebbe fatto peggio, ma diciamo così. Sì, diciamo che non avrebbe fatto peggio, probabilmente non ci sarebbe questa sorta di polizia Gestapo. Sì, no, vabbè. Questa la CIA, cose allucinanti, che veramente riportano al mondo della Germania nazista. Diciamo che anche lei sostanzialmente aveva i suoi interessi economici per non fare determinate cose. Sì, vabbè. Beh, diciamo, tanto per riprendere un attimo il discorso la settimana scorsa. Sì, no, Kamala Harris non avrebbe attaccato quel non mi ricordo come si chiama, il candidato al sindaco di New York. Insomma. Allora, diciamo che non avrebbe attaccato Mandani, quantomeno non l'avrebbe fatto pubblicamente, anche perché comunque ora, prescindendo dal ruolo politico che ha avuto, ricordiamo che lei è stata anche procuratore distrettuale della California, insomma, ha avuto ha conoscenza di cose legali, di cui il nostro autore preferito è totalmente all'oscuro e potenzialmente anche un freghista a riguardo, quindi l'ha dimostrato anche ampiamente più volte. Sì. Diciamo che da quel punto di vista lì sarebbe stata più furba probabilmente, avrebbe fatto in modo, magari l'avrebbe anche attaccato, ma in maniera forse più subdola, non proprio così apertamente. No, allora, secondo me, no, più che subdola, meno becera, perché alla fine Trump sta governando in maniera becera. Sì, allora diciamo che Trump sta governando come un bambino piccoso sostanzialmente, nel senso che comunque un bambino, cioè, sì. Te fai quello che voglio io, sì, bene, se non fai quello che voglio io sei fuori dalle balle, perché mi stai sulle palle. Ma quindi cosa fanno? Non lo so cosa ho toccato. No, perché mi stavo guardando in camera, ho guardato il mio mignolo della mano destra, ho detto accidenti, anche che li ho sul mignolo, però non sono peli, sono macchie nere di cui non so cosa me le sono procurate. Vabbè, forse apri la finestra, tirare giù la serata. Vabbè, tanto Trump ha fermato 8 guerre. Quella dell'Azerbaijan. Azerbaijan contro l'Albania. Azerbaijan, sì, contro l'Albania. Sì. E vuoi mettere? Dai, effettivamente meritava il premio Nobel per la pace, vuoi mettere? Cioè, anche il nostro ministro per le infrastrutture ha detto che sarebbe stato molto contento della... Sì, come abbiamo messo l'anno scorso. Settimana scorsa. Si aspettava addirittura che lo vincesse, voglio dire. Non vogliamo scherzare, cioè, dai. Il fatto che non gliel'abbiano dato è scandaloso. Stiamo scherzando, ovviamente. No, non stiamo scherzando. Ci stiamo rallegrando, ma diciamo così.
diciamo che ci stiamo rallegrando che a Stoccolma Abbiamo un un cervello. minimo di buon senso e di cervello, sì, decisamente, per non darlo ad un personaggio del genere. No, però, diciamo così, lui sostiene ancora di aver fermato 8 guerre, eccetera. Sinceramente anche l'ultima uscita della pace segnata tra Israele e Gaza è durata meno di un'ora, quindi è l'ennesima dimostrazione che non è servito assolutamente a niente, quantomeno non ha avuto risultati sperati, mettiamola così. No, assolutamente. Ma è tutta propaganda. È tutta propaganda. Su questo di sicuro non c'è il benché minimo dubbio. Mi chiedo più che altro propaganda a scopo di che cosa, perché comunque l'unico modo che ha per rimanere in carica, tra virgolette, è fare il dittatore, sostanzialmente, perché dubito molto che nessuno abbia anche il benché minimo coraggio di andare ad invocare una modifica alla Costituzione per meriti eccezionali come potevano essere stati quelli di Eisenhower e di Reagan e di Lincoln. No, vabbè, lasciamo stare. Dubito molto. È quello il problema. Cioè, JFK c'è anche un film. Cioè, si rivolta nella tomba questa gente, io te lo dico, a sapere che c'è Trump. Ma sai, JFK si sta già rivoltando nella tomba per le stronzate che fa il nipote, per cui anche lì Anche vabbè, anche quello è meglio ma perdere trovarlo. Se ci pensi, c'è un film mi sembra con Kevin Costner, che si chiama 13 Days, dove racconta la crisi della seconda guerra della guerra fredda, del problema tra Cuba e la Russia, e ha sventato la minaccia di una guerra nucleare mondiale. Cioè, personaggi di genere, ma è un po' come allora, a prescindere dal lato politico, no? Sentivo in un dibattito la settimana scorsa, no, 10 giorni fa, tra due persone, non nominerò perché tanto non fanno neanche più parte della politica. Uno di destra, abbastanza destra, per non dire estrema, e uno di sinistra. E ti dirò, uno la può pensare come vuole, non è quello il discorso, è proprio nei modi, anche nella terminologia che è cambiato tutto, perché questi due personaggi raccontavano anche della crisi tra Gaza e Israele, tra quello, la situazione italiana e tutto, dal loro punto di vista, dal loro punto anche politico, anche se loro non sono più in politica, insomma. Però lo facevano in maniera di rispetto l'uno dell'altro, rispetto reciproco e insomma in modo pacato. Ora come ora vai ai dibattiti, guardi un dibattito è uno sbraitare, io sono più bravo, non voglio scendere in volgarità, magari nella pausa te lo dico. Tanto hai capito? Hanno capito anche ho capito, non ti preoccupare. Cioè, a far vedere chi è il più bravo, chi è il più forte, ma non è così, cioè è così purtroppo il tono di adesso, ma non è questo far politica, non è questo dialogare, cioè tu puoi avere un'idea, può essere contrario a quello che penso io, ma c'è modo e modo poi per parlarne, per dialogarne, per prendere anche decisioni. E invece ora ti faccio un unico nome e ti dovrebbe già dire tutto: Sandro Pertini. No, ma io mi riferivo anche a gente che meno con livelli politici più bassi, senza scomodare i presidenti. Però per me è stato l'ultimo presidente di rispetto in Italia. Ma vedi anche lì, purtroppo io non ti posso né dare ragione né torto, ma per un semplice motivo. Ora ti posso raccontare di quelli che ho vissuto io, quindi sono pochi, perché sono giovanissimo,
ma ho vissuto Mattarella, Cossiga, prima di Cossiga no, Scalfaro, non era prima di Cossiga, di incontrare. Però poi prima, sì, quando prima di Cossiga c'è stato Pertini, sì che... No, non c'è stato Pertini è ancora prima, come presidente, guarda, me lo cerco subito perché questa dovrebbe essere studiata, ma Presidente della Repubblica, allora, no, presidenti, perché se no mi spiega cosa fa il Presidente della Repubblica, presidenti della Repubblica Italiana. Voglio vedere l'albo d'oro, come si suol dire allora, per gli eventi sportivi. Elenco dei presidenti. Allora, Mattarella, Napolitano, Ciampi, Scalfaro, Cossiga. No, prima di Cossiga sì, c'era Pertini, fino al 90. Hai ragione tu. Però nel 90 avevo 7 anni. Cosa vuoi che io mi ricordi nei 7 anni, soprattutto di politica, e cosa mi interessasse di politica? Quindi ovviamente. Dopo Pertini, dopo Pertini ti posso dire sì, c'è qualcuno ha fatto meglio, qualcuno ha fatto peggio, ma il primo Mattarella non mi dispiaceva, il secondo ha iniziato a stonare, ma posso anche... Insomma, ma è un po' anche come per Ciampi lo stesso discorso, cioè è gente che non ne può più, parliamoci chiaro. Arrivato a un certo punto anche basta, hai fatto il tuo, stai una quantità di soldi allucinante, basta. Sì, infatti Mattarella dopo il primo mandato voleva smettere, invece l'hanno rieletta a forza. Ma giustamente. L'hanno rieletta a forza, poraccio. Quindi prima non saprei, non so chi è stato prima, chi è stato meglio, chi è stato peggio. Questo i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri genitori potrebbero, i nostri nonni avrebbero potuto raccontarcelo. E quindi, poi vabbè, bisognerebbe vedere anche chi c'era, perché ricordiamo, poi andiamo in pausa, perché è scaduto il tempo, se no facciamo la settimana scorsa che andiamo al diritto, facciamo... Abbiamo spurato per la settimana scorsa. Ricordiamo che i poteri del Presidente della Repubblica sono limitati rispetto ai poteri di un Presidente in Italia, decisamente, sì. Rispetto agli Stati Uniti, che insomma è il Presidente che ha il potere esecutivo. Presidenti del Consiglio dei Ministri, elenco, avrei preferito albo d'oro. Allora andiamo per esempio, come primo ministro Pertini, come presidente del Consiglio dei Ministri, Pertini ha avuto anche Andreotti. Davvero? Capito? Quindi... Davvero? Il Giulietto Gobbetto. Capito? Anche lì andrebbe visto, cioè... vabbè, qui poi si è susseguito Prodi, Berlusconi, Amato, Monti, Letta, vabbè, Renzi, lasciamo stare Gentiloni, Conte, Draghi e poi Giorgia. La Giorgia. Sì, diciamo che a livello di Presidente del Consiglio effettivamente ci sono stati dei personaggi dei nei, diciamo così, dei nei, non perfetti. Dei nei, ma molti nei, sì. Diversi nei. Proprio... Va bene, detto questo, torniamo tra poco. Dopo. Eccoci rientrati per la seconda parte di Smart Net in questo 22 ottobre, ancora un po'... mezzo e mezzo, fino alla settimana scorsa sembrava fine settembre, c'era gente al mare. Allora, per fortuna sta cominciando invece a essere un po' più come dire, un po' più autunnale la situazione. Allora, stavo leggendo l'elenco dei presidenti della Repubblica Italiana e il Presidente del Consiglio
E noi ci leggiamo i presidenti degli Stati Uniti, visto che siamo smantenetti. Allora, Donald Trump è l'ultimo. Prima di lui c'è stato Joe Biden. Prima di Joe Biden c'era di nuovo Trump. Prima di Trump, cioè noi siamo andati da Obama, discutibilissimo, per carità, non questo santissimo, no, Trump... Allora aspetta, non un santo, e su questo sono pienamente d'accordo con te, dall'altro lato però neanche una persona diciamo da non tenere in considerazione, anzi tutt'altro. No, per carità. Però da Obama siamo andati a Trump e Biden. Sì, ecco, cioè da uno... Allora... Ah, ok, no, c'è l'anno di nascita, fammi vedere, sì. Cioè tu avevi un presidente che è del 61, ok, che è nato nel 1961 e che quando è stato eletto aveva 48 anni e sei passato non avere, ora Kamala Harris quanti anni c'ha? Kamala Harris mi pare che ci abbia una cinquantina d'anni, quindi giovane, ok? Sei andato dopo Obama a votare uno del 46, ok? Che è lo stesso anno di nascita di George W. Bush e Bill Clinton, predecessori di Obama, ok? Invece, vabbè, George Bush padre era del 24, vabbè, no, quello è venuto a mancare nel 2018, vabbè, può essere che non sia ancora vivo. E Joe Biden è ancora più vecchio, del 42, cioè perché si va verso un mondo più vecchio? Ma allora, se ci pensi, questo si era già accennato in una puntata precedente di questa stagione, le figure politiche principali in realtà non sono così tanto giovani, se ci pensi. Ma tu pensi Stati Uniti e? Stati Uniti, Russia, Canada, perché lo stesso Carney non è così tanto giovane. La Sheinbaum, sì, ok, è un po' più giovane rispetto a loro, ma comunque più o meno siamo lì. In Spagna mi sembra ci sia, il primo ministro mi sembra sia abbastanza giovane. In Inghilterra non ne parliamo, ovviamente. In Italia si diceva giustamente prima. No, allora la Meloni, nel senso, la Meloni è giovane perché è del 77, ma i ministri, sì, ma i ministri mica tanto. Il capo dello Stato, poverino Mattarella, tutto bene che si può volere, ma lui è più vicino ai 90 che non agli 80, nel senso. No, ma c'è stata Mattarella, pensa all'esecutivo. Penso all'esecutivo. Ora la parte mi manca un po' la parte senatoriale. La Camera forse un po' di più, sono più un misto tra gente giovane e gente un po' più anziana, ma comunque sulla parte senatoriale ci sono anche dei limiti d'età in Italia, quindi alla fine non è che puoi sperare più di tanto, nel senso. Sì, sono d'accordo. Purtroppo non è una cosa così, anzi voglio andare a vedere, adesso non mi ricordo se è che età si può. Comunque Sanchez del 72. Quindi comunque alla fine anche lui sta andando verso i 60. L'età minima dei senatori in Italia sono 40 anni, quindi alla fine si può essere ancora sostanzialmente più o meno giovani, tutto sommato. Però nella realtà dei fatti poi non ci sono così tante persone giovani
come senatori, quantomeno in Italia. È vero anche quello. Comunque Pedro Sanchez è del 72. Che 53 anni, no? Pensavo fosse più giovane, almeno quantomeno dava quell'impressione a vederlo in televisione. Sì. Di sicuro buoni quelli che fanno i cosiddetti politici di professione comunque non sono propriamente giovani, ecco, mettiamola così. Sì, sì. Ce ne sono ben pochi, quindi alla fine ti vede incuriosito da qualcosa. No, stavo guardando tutti, ma è un casino, perché il governo spagnolo ha una lunga storia molto fatta di molti personaggi, troppi personaggi. Stavo guardando. Macron è abbastanza giovane e la moglie è vecchia. E vabbè, non si può dire esattamente che cosa si pensa No, non si pensa a niente. Presidenti, diciamo si lasciano più o meno stare. Possiamo dire contro, sono i nostri autori preferiti. Sì, no, esatto. Presidente della Repubblica francese. Così. Lista. Vabbè, il primo presidente della Repubblica è stato Luis Napoleon Bonaparte. Sì, vabbè, non andiamo così tanto indietro. Che mi ricordi io, Mitterrand non è che fosse tutto sto gran Mitterrand, Chirac. Vabbè, Chirac era quello che faceva cose, faceva i test nucleari, non era Chirac. Mi pare, sì. Se non mi ricordo male, sì, era lui. Vabbè, comunque, io mi ricordo Charles de Gaulle, vabbè. E anche De Gaulle, quando è diventato presidente francese, non è che fosse proprio di primo pelo, La Quinta Repubblica. Insomma, che alla fine, tutto sommato, sì, non è determinate domande, ma non è che sia difficile. Allora, De Gaulle è nato nel 1890, 1890, è stato eletto a 68 anni. Vabbè, per ovvi motivi politici su questo sono d'accordo, però 68 anni non è che sei proprio giovincello. No, ma non sei neanche Matusa, non sei vicino agli 80. Allora, per dirla tutta, non sei considerato Matusa adesso. Quando si era bambini noi 68 anni era un'età 58 nel 58 diciamo che cominciavi già a essere considerato anziano, sì nel senso, poi per altri motivi, ma non ti posso dare torto. Poi ci si chiede come mai con l'età della gente che viene eletta, poi fondamentalmente. Sì, vabbè. E gli unici presidenti viventi sono Hollande e Sarkozy. Che anche loro ormai dovrebbero essere abbastanza anzianotti. No, Sarkozy è del 55, ora anzianotti. C'è un anno più di Milano. C'ha 70 anni. C'è un anno più di Milano, insomma. E Hollande è del 54. Non avrei detto che era qualcosa di più, figurati. Quindi gli ex presidenti francesi sono più giovani degli ex presidenti statunitensi. Il che è tutto dire. Vabbè, Biden ormai è una macchietta politica, mettiamola così. Sì, direi di sì. Vabbè, che ti devo dire? Mondo funzionale. Vabbè, anche Coso da parte di tutto, ma anche Coso Orban, anche come si chiama l'ungherese, anche loro non sono giovani. Sì, no.
Se ti ricordi anche la Merkel quando è stata cancelliera tedesca, Ah, e che fosse proprio cancellieri di primo pelo neanche lei. tedeschi, cancellieri federali della Germania, Lista, che poi sembra sì di avere un albo d'oro. Allora, la Merkel, che ha fatto 4 mandati, è del 54, non li porta benissimo. No, diciamo che non li porta proprio, che li porta proprio male. Quindi Smartnetti è diventata molto, è trasversale oggi, ragazzi. Sì, Vabbè, Scholz è quello che venuto dopo, è del 58 e l'attuale è del 55, quindi è un anno in meno della Merkel. Sono tutti. Schroeder era prima della Merkel, è del 44, ok. Vabbè, però prima della Merkel ci può anche stare, dai, alla fine. Sì. Per quando è stato eletto. Allora, però quello che ha fatto più mandati è stato per ora Adenauer. Dal 49 al 62 ne ha fatto 4 mandati. È stato rieletto 4 volte. Sì, ma anche lo stesso Netanyahu non è che sia questa gioventù. No, credo ci abbia 70 rotti anni anche lui alla fine. Netanyahu è del 49. Quindi c'ha quasi 80 anni, sì. Diciamo che li dimostra tutti anche di cervello. Sì, purtroppo no, non è la vecchiaia, è così. Purtroppo è così. Quella è proprio stronzaggine e basta, non si può definire in altra maniera. Esatto. Primo ministro di Israele, voglio vedere origine cronotassi. Cioè Netanyahu ma l'ha fatto perché ha già fatto un mandato, no, sì, più di un mandato, perché è stato mi sembra sia venuto dopo Perez, se non mi ricordo male. Sì, Shimon Peres nel 96, dal 96 al 99, poi dal 2009 al 2021 5 mandati e poi dal 2022 a ora. Sì, però ragazzi, e si vedono i risultati poi alla fine. Sì, vabbè, si vedono i risultati, no? Poi il bello è che noi si parla in questi termini di determinate persone, di determinati soggetti. Sì, per carità, fammelo levare dalla ricerca, sennò poi mi vengano a cercare. Esatto, poi più che altro è il modo in cui vengono percepite determinate informazioni che vengono poi date pubblicamente, ti fa pensare veramente a come la gente viene influenzata sostanzialmente. Perché, allora, mettiamola così, noi ne parliamo cercando di ragionare a voce ferme e in maniera più obiettiva possibile. Nel senso, credo che ormai si sia capito che abbiamo un determinato tipo di opinioni nei confronti di queste persone, però cerchiamo comunque di non estremizzare troppo le cose alla fine. Chi segue invece, nonostante tutto, solo ed esclusivamente quello che viene detto dalle televisioni pubbliche, viene influenzato in una maniera allucinante. Me ne sono reso conto anche da determinati messaggi che mi sono arrivati, in cui sostanzialmente si parlava per esempio delle dimostrazioni che ci sono state a favore di Gaza e della Palestina, e nonostante tutto c'era gente che comunque le considera ancora fatte da persone che sono, tra virgolette, a torto in questo caso. Sì. Dato manifestare viene considerato quasi come un criminale, o comunque come qualcuno che non ragiona minimamente su quello che sta facendo, e questo è quello che si è sentito in televisione poi dai vari telegiornali piuttosto che
sostanzialmente. Bisognerebbe poi capire effettivamente quanto chi parla in questi termini ha seguito realmente le vicende o parla solo ed esclusivamente, come si diceva, per sentito dire, poi sostanzialmente. In pratica sì, perché poi il problema è anche quello. L'altra cosa, per esempio, è il fatto, come si diceva come si parlava un paio di puntate fa, del discorsi lavorativi, piuttosto che gente che viene assunta per fare lavori a tariffe veramente ridicole ad essere ancora educati, e poi, come giustamente dicevi te nella puntata precedente, si va a protestare per la Palestina e non si va a protestare per altre cose che sarebbero ugualmente importanti. No, capite, quello che mi lascia perplesso, non tanto protestare a favore della Palestina, perché per carità è stata una cosa, è oggi una cosa, diciamo, disdicevole assolutamente, ma si protesta per alcune cose e non per altre, che comunque ci riguarderebbero anche più da vicino. Nettamente più da vicino, perché comunque il discorso lavorativo poi ci coinvolge tutti sostanzialmente, ma questo è un po' un problema che ormai è radicato da anni sostanzialmente. Capito? Senza andare, cioè si parla sempre di morti sul lavoro e la tutela di qui e di là, e non si va a sollevare polveroni come quello per la Palestina. Lo ripeto, legittimo, legittimo, perché non sono contrasto, visto che poi stiamo assistendo tuttora comunque a un genocidio fisico di massa. Ma tolto quello, sinceramente mi lascia abbastanza perplesso il fatto che non si vada a protestare per determinate cose sul lavoro. Da un certo punto di vista non mi stupisce nemmeno più di tanto, però un po' anche per quello che si diceva in fine puntata scorsa, nel senso, quando poi uno, per dire, va e facevamo l'esempio delle elezioni, quando vai a votare e non cambia nulla, alla fine ti passa la voglia. Quando vai a protestare e non cambia nulla, alla fine ti passa la voglia. Forse protestando in maniera diversa, come è stato per la Palestina, che sono state bloccate intere città per un'intera giornata, forse dà un segnale più forte, più violento ovviamente tra virgolette. Sì. Probabilmente questo è l'unico modo per far capire a determinata gente che le cose in qualche modo devono cambiare. Stiamo promuovendo la violenza? No, assolutamente, ma da un certo punto di vista forse la cosa troppo pacifica è provato e dimostrato che non serve assolutamente a niente. No, anche quello, sai, non è che può cambiare più di tanto. Sì. Infatti, e poi uno si lamenta e poi non, come per le elezioni. Vabbè, in Italia lamentarsi è lo sport nazionale, sì. Un po' il calcio. Sì. Okay. Bene, caro Piero, è finita anche questa quinta puntata di Smart Netti e siamo arrivati alla fine. Il tempo vola quando si chiacchiera o si divaga, scegli te. Scegli te il te. Diciamo che sono delle chiacchierate più che delle... Ma certo, ma Smart Netti è nato per chiacchierare alla fine. Cosa fai? Ma noi facciamo delle chiacchierate, poi lo mandiamo in radio, no? Questo non sono chiacchierate. Alla fine è giusto che sia così, diamo la nostra opinione, che può essere ovviamente condivisa o meno, giusta o sbagliata, questo ce lo ma sì, anzi su Substack, visto che abbiamo iniziato a mettere lì la seconda stagione, se volete
commentateci pure, scriveteci messaggi, magari vi blocchiamo se ci insultate, Se ci infamate troppo. ma il dialogo Il dialogo costruttivo, lo accettiamo, insomma. E poi niente, noi ci vediamo il 29 ottobre, caro Piero. Ci vediamo fra una settimana, sì. Tra una settimana per l'ultima puntata del mese, che sarà la sesta. Ebbene sì. È così, è la sesta. Sarà la sesta. Sarà la sesta puntata del mese. Dai. Amici, mi raccomando, ci ascoltate, ci sentite, ci vedete, perché su YouTube siamo anche in video, su Radio Centro Web siamo in diretta e ci sono anche le altre programmazioni, a breve anche nelle novità. E niente, poi c'è Spotify, c'è Substack, appunto, insomma, ci ritrovate in qualche modo. Detto questo, grazie Piero, alla prossima. Grazie a te, alla prossima, ciao.